Benvenuti tutti alla fiera d'estate della VFS School. I will start by introducing the staff that are going to speak with you today. Stiamo presentandovi tutti gli insegnanti che vi parleranno oggi. So my name is Jodie, I'm the pedagogical lead here and I teach Frasino class, which is currently our oldest class. Judy è la nostra dirigente pedagogica e insegna l'insegnante principale della classe del Frassino, che è la classe con i bambini più grandi al momento. This is Nivan, he assists in the Frasino class. Io sono Nivan, sono l'assistente di Judy nella classe del Frassino. This is Adam, he's currently the lead teacher in our Rabinia class. Questo è Adam, è l'insegnante principale della classe della Robinia. And Irene is assistant. E Irene che è l'assistente della stessa classe. And at the end we have Serena, who's our lead teacher in the kindergarten, and her assistant Yuri is helping keep an eye on all the children outside. E qui c'è Serena che è la nostra insegnante principale dell'asilo e il suo assistente Yuri sta fuori ad aiutare nelle bambine. So a warm welcome. The aim of this talk is to give those of you new to the school a picture of what we do, but also those parents who are already with us to give a clearer picture of the trajectory of the studies here. Grazie per essere qui e l'obiettivo di quello che vi diremo, di quello di cui vi parleremo oggi è un po' per chi è nuovo darvi un'idea del lavoro che facciamo qua, ma anche per chi ha già qui i bambini e già fa i bambini che vengono qua, per darvi un'idea un po' più chiara della traiettoria nel suo complesso. Grazie. I'm aware it's very warm in here. We're doing our best with fans, but if anybody needs to step out, we understand. Sì, sappiamo che fa molto caldo e stiamo facendo del nostro meglio con i ventilatori e tutto, ma se dovete uscire un attimo per prendere una boccata d'aria capiamo, e comunque se vi mettete là fuori potete forse anche sentire. So the Village Forest School had many aims and dreams when it opened less than 2 years ago, but one of the key facets of our education is that we're heavily inspired by Rudolf Steiner's picture of child development, and so a lot of our lessons fit with Steiner-Waldorf pedagogy. Quindi la Village Forest School è partita meno di 2 anni fa con un sacco di sogni e un sacco di idee, ma una delle cose che sta al centro del lavoro che facciamo è la visione sullo sviluppo del bambino di Rudolf Steiner, e quindi molto del lavoro che facciamo si basa un po' su questo. We're also a bilingual school, and so just like you're experiencing now, our children experience both languages together, and over time our aim is for them via osmosis to really pick up both languages beautifully. Quindi siamo anche una scuola bilingue, e quindi proprio come state sperimentando voi adesso in questo momento, i bambini della scuola hanno un'istruzione sia in italiano che in inglese. L'obiettivo è che con il passare degli anni e con la loro permanenza qui sviluppino l'abilità di parlare in entrambe le lingue, sia che siano italiani che siano. So I'd like to pass over to Serena, who's going to give you a picture of our kindergarten. Quindi adesso facciamo parlare Serena che ci presenterà un po' ci darà un po' un overview della sua. Allora, l'asilo staneriano rappresenta un ambiente molto casereccio, questo trasmette e aiuta i bambini il distaccamento e il passaggio dalla casa alla scuola, e allo stesso tempo gli permette di vivere l'esperienza in un ambiente caldo e accogliente. So the kindergarten, the Steiner kindergarten, is a very homey environment, and this allows for the children to experience a soft transition and detachment from their family life, and at the same time it's a warm and welcoming environment for them to be a part of. Rudolf Steiner parla di vivere seguendo il respiro, quindi c'è un ritmo di contrazione ed espansione, e questo ne va del nostro benessere
fisiologico e questa contrapposizione deve trovare un equilibrio, se no diciamo non stiamo bene fisicamente ed emozionalmente. I bambini non sono consapevoli di questo equilibrio e quindi è il nostro dovere di adulti proteggerli e aiutarli a trovare questo equilibrio. So Will Steiner talks about the rhythm of breath as an important balancing factor. So the contrast between between breathing in and breathing out, and these are two contrasting feelings that need to be well balanced in order to have a healthy life and to be physically and emotionally healthy. And children are not aware of that for themselves, so it's important for us adults to help them be in those spaces appropriately so they can develop at their best. Dentro l'asilo diamo moltissimo spazio al gioco libero, che è una delle cose fondamentali per l'asilo staneriano. Viene dato spazio, tempo adeguato e materiali naturali con cui giocare per ricreare una connessione dei bambini con la natura. So in Steiner-oriented kindergarten, there's a lot of space given to free play, so allowing the kids to play on their own, and they are provided with natural materials and tools that allow them to do this and thus develop a connection with the natural world. Attraverso il gioco i bambini sviluppano delle capacità sociali che saranno fondamentali successivamente nella loro vita. Imparano a relazionarsi agli altri, a creare amicizie e a mantenerle. So through free play, our children develop social skills that are going to be extremely important for them throughout their lives, and so they learn how to relate themselves, how to build a relationship with another, how to build friendships, and how to maintain them. La scuola Waldorf, in particolarmente l'asilo, si impara attraverso il gioco, il movimento e la socializzazione, che sono le fondamentali. La maturità scolastica quindi non è ricercata nella preparazione accademica, ma bensì nella preparazione fisica e sociale. So in a Waldorf setting, and especially in the kindergarten, the focus is on play, movement and sociality. And yes, so play, movement, and social relationships. So the parameters for growth and success are not purely academic, but we look at children's physical and social growth. Questo è un vero e proprio valore educativo, direi persino accademico, dare il tempo al bambino di scoprirsi fisicamente attraverso il gioco e svilupparsi da un punto di vista sociale. And so this has a true value, and even an academic value, the act of giving the child the possibility of discovering themselves and discovering themselves in their physical body and in their social relationships. Grazie, adesso vorrei parlarvi un attimo di quello che succede una volta che i bambini vengono lasciati all'asilo, cosa succede dentro l'aiuto durante le nostre giornate. So now we'll talk a bit about what happens practically when the kids are left at the kindergarten, what happens over the course of the day in the year and outside. Allora, aspettiamo i bambini vicino alla yurta e una volta che siamo tutti quanti entriamo dentro e c'è un momento di gioco libero, oppure alcuni bambini hanno magari voglia di sedersi al tavolo con la maestra e fare dei lavori con la lana, che possono essere dei pompon o dei braccialetti. So at the start of the day, we wait for all the children outside of the yurt, and once everyone's there, they get brought inside where there's some time for free play. Though some children might at times want to sit at the big table with the teacher and work on, for example, some yarn work that might be pom-poms or bracelets. Dopodiché ci riuniamo e facciamo il nostro girotondo del mattino che consiste in storie, canti, filastrocche sia in italiano che in inglese. Questo momento di, come dicevo prima, di respiro si rilascia tanta energia. L'insegnante guida i cerchi e i bambini imitano e questo si lavora sulle forze dell'imitazione.
So once that has happened for a short long time, there's the morning circle happens, which is a time for singing, for poems, for games played all together, almost more than anything. And it is something that is led by the teachers and the children imitate. So there's a lot of work done on the children's imitation of it. Il girotondo è caratterizzato da elementi di ripetizione, per esempio la stessa canzone, lo stesso poema sia in inglese che in italiano viene ripetuto 2 volte. Questo per aiutare i bambini a prendere confidenza con la nuova lingua o con la loro stessa lingua. E ci sono anche delle introduzioni di elementi di matematica per quanto riguarda giochi con le dita, contando i bambini. E per quanto riguarda invece l'introduzione alla scienza, si cerca di portare all'interno del cerchio, si parla appunto del cambiamento delle stagioni e del rapporto con la natura. So, this is Sorry, I'm sorry. I was saying about the ring time. It's the repetition of songs, and the same song is repeated twice, and it helps the memory, increase memory skills, and their own language, of the new language, learning new words. And in terms of there's also incorporation in the circle time of elements of numeracy development, so games using fingers or counting, and in terms of the sciences, there is discussion about the change in the seasons and other natural cycles that help them connect to nature in that way as well. And one thing that I hadn't translated earlier was the note about the contrast between the free play time before and then the circle time all together is an example of that breathing in, breathing out contrast that the children need in order to stay well balanced. Dopo il girotondo ci sediamo a tavola e facciamo la nostra attività del giorno, che può essere il disegno, la pittura o lavorare con l'argilla. So once circle time is finished, everyone sits around the table and there's the daily activity that could be drawing, painting, working with clay. Dopodiché riordiniamo il tavolo e ci prepariamo per la merenda. E dopo la merenda riordiniamo tutta la yurta per poi andare fuori a giocare fino all'ora di pranzo. Then after the main activity of the morning, everything gets cleaned up collectively and it is snack time, and after snack the whole yurt gets reorganized and put in order before everyone goes outside to play outside for the time remaining before lunch. I pomeriggi dipendono dal giorno della settimana, abbiamo giorni in cui facciamo il pane, giorni in cui studiamo al giardinaggio, giorni in cui facciamo le camminate. Quest'anno, l'ultimo semestre abbiamo fatto danza grazie all'aria, quindi sono diverse attività a seconda della giornata. So the afternoon activities vary depending on the day of the week. This year there are certain days where the kids bake bread, there are days where they go on walks, there are days there's something missing. Gardening. There are days where they garden. This year, thanks to Ilaria, they've been having one day a week where they do dance. So yeah, every day is slightly different over the course of the week. Ma tutte le giornate finiscono allo stesso modo con il racconto di una storia. La stessa storia viene raccontata per una settimana intera, sia in inglese che in italiano. But the end of every day is the same, regardless of what the afternoon activity is, and the day ends with a story. And every story is repeated every day for a week, and it is told every day both in Italian and in English. Da un punto di vista pedagogico, la ripetizione della storia aiuta lo sviluppo della memoria e l'incremento del vocabolario e dell'immaginazione nei bambini. E attraverso le fiabe i bambini trovano risposte a domande molto complicate e capiscono che nella vita c'è il male, ma che può essere affrontato e di conseguenza sconfitto. So from a pedagogical perspective, the children
from a pedagogical perspective, through storytelling, children they increase their vocabulary, their imagination, and their memory skills. And through fairy tales, this is the main thing in kindergarten and world of education. They find deep answer to very deep questions in their life. At the same time, they learn that there is evil in the world, and but it could be faced and defeated. And that's how the day ends. Grazie, Serena. Thank you. I'd like to hand over to Adam, who's going to talk about the first 2 years of the class teacher period. So in Waldorf education, the grade teacher years last for 8 years, and here at Village Forest School, as we're growing, we're having to adapt and change. And a new addition this year was to have a class that focused on these first 2 years of formal schooling. Quindi adesso Adam ci parlerà dei primi 2 anni del percorso, diciamo, della scuola primaria. E nel sistema Waldorf-steineriano la scuola primaria dura 8 anni e noi qui alla Village Forest School man mano che cresciamo ci siamo dovuti adattare al contesto nel cui lavoriamo, al numero di bambini che abbiamo, e quindi un'aggiunta che abbiamo avuto quest'anno rispetto all'anno scorso è di avere una classe separata per i primi 2 anni di scuola primaria. So, once upon a time, there was an old woman who had one son. C'era una volta una vecchia signora che aveva un unico figlio And this son liked to swim every day questo figlio piaceva molto nuotare tutti i giorni, for hours and hours. per ore e ore. And his mother said, if you don't stop swimming so much, you'll turn into a fish. Sua mamma un giorno gli disse: se non smetti di nuotare ti trasformerai presto in un pesce. And he did. E così fece, effettivamente si trasformò in un pesce. And that's the start of the story of, in English, Nick Fish. E questo è l'inizio di una storia che si chiama in italiano Cola Pesce, in inglese Nick Fish. And Nick then is tasked by the king to go and find out what is wrong with the country. E una volta che questo ragazzo si è trasformato in un pesce, metà uomo, il re gli diede un sacco di incarichi per andare a scoprire sotto il mare tutti i segreti relativi alla propria città e al regno. And because he has a special gift, he can fix what is wrong with the city. E siccome aveva questo speciale potere, riusciva anche a sistemare e aggiustare tutti i problemi della città. And we like to encourage children to see their gift and that they can give something special to the world that is just their own. Quindi con questa storia, per esempio, incoraggiamo i bambini a trovare dentro di loro il loro potere speciale per aiutare il mondo esterno. So in Robinia class, we also teach very much from a Waldorf pedagogical point of view. Quindi anche nella classe Robinia, che è la nostra e corrisponde ai primi 2 anni delle elementari, insegniamo seguendo il metodo Waldorf soprattutto. And rhythm is very, very important in all that we do. Il ritmo anche da noi è una cosa molto molto importante in ogni attività che facciamo. So we started the year skipping, and almost all the children could maybe skip once or twice. Quindi una delle attività che abbiamo fatto soprattutto all'inizio dell'anno è saltare la corda, e al principio tutti i bambini potevano saltare un pochino, quindi 1 o 2 volte. But now we're having 3 and 4 children skipping at the same time, lots and lots, and yes, so their sense of rhythm is improving. Quindi adesso, con il passare del tempo, quindi alla fine di quest'anno, c'è stato un grande miglioramento in tutti i bambini che riescono adesso a saltare. Ne abbiamo 2 o 3 insieme che saltano un sacco di volte, per esempio, quindi il loro senso del ritmo sta sempre diciamo migliorando. After skipping we come inside, we light a candle and say our morning verse. Dopo aver saltato la corda entriamo in classe, accendiamo la candela e diciamo il nostro verso del buongiorno. And then we have a circle time at the back. E
poi facciamo un cerchio in fondo alla classe. And this is to practice our gross and fine motor skills and our cooperation and working with each other. Quindi il cerchio ci serve a lavorare tutti insieme e a imparare a condividere lo spazio e a fare attività tutti uniti e a migliorare le attività grossomotorie e finomotorie. And we do things like this. Per esempio, At the bottom of my drawer, I found an apple core. It was moldy, it was brown, I picked it up and threw it out. Then out popped the bird from underneath the head. Can you pick me up and put me in the cup of tea instead? Stuff like that. And there's lots of those, and some of them, then we do that and then move around, so they're with different partners. And it's all about working with the other person. quindi abbiamo un sacco di questi giochi con i battiti di mani e altre attività che facciamo sempre tutti insieme con il cerchio, cambiando anche partner tra di loro, e servono tutti questi giochi e queste cose servono appunto a aumentare la propria facoltà di lavorare tutti insieme. Every day we then sit at the end of our circle and we start a clapping rhythm again. And we do the 2 times table in English and Italian, the 10 times table, the 5 times table, and now the 3 times table. Quindi dopo essere stati in piedi nel cerchio ci sediamo sempre in cerchio e facciamo le tabelline sempre attraverso un gioco di mani, quindi insomma ritmato e abbastanza come dire, facile da ricordare che abbia il ritmo, e appunto abbiamo fatto la tabellina del 2, del 10, del 5 e adesso anche del 3. It's not that all the children know all of these, but it's the rhythmic nature of them, and it's the listening and the hearing, and gradually more and more children can join in fully. Quindi non tutti i bambini al principio sanno tutte queste tabelline, però facendole in questo modo, attraverso questi movimenti ritmati, il battito di mani eccetera, riescono ad ascoltare e introiettarli sempre di più, e gradualmente tutti loro entrano a far parte anche a dirle molto più facilmente rispetto a semplicemente studiarle. And then we ask the children, what do you remember about the story that was told yesterday? In seguito una delle domande tipiche è: che cosa ti ricordi, cosa vi ricordate della storia che vi avevo raccontato ieri? And in a class of 15 children you can get 15 different answers. Quindi in una classe di 15 come siamo noi potresti avere 15 risposte completamente diverse, nonostante sia la stessa identica storia. And they're all right. E sono tutte giuste. Because each child is different, they remember a different part of the story, what's important to them. E chiaramente ogni bimbo è diverso e ricorda una parte diversa della storia, o quello che lui ha tenuto più a cuore o a mente e che è importante per lui. When they've thought about it in their sleep, the important things come out in the classroom. Quindi è importante, lo chiediamo il giorno dopo, così hanno avuto modo di rifletterci durante il loro sogno, il loro sonno diciamo, e riportare in classe quello che hanno appunto elaborato. And sometimes we work with this then in different ways. Sometimes we do, so this is a picture that the class did, and Irena guided them drawing. So it's a discipline. We didn't just say, right, just draw what you thought of yesterday. No, this was very, very clear. We're teaching art to the children. Quindi questa cosa di ricordarci le storie poi la utilizziamo per diverse attività che facciamo in classe, tra cui per esempio disegnare le storie che abbiamo raccontato. E questo per esempio è un disegno che hanno fatto anche i bambini nel loro quaderno, ed è una disciplina vera e propria, nel senso che noi insegniamo, non diciamo solamente ok adesso fate un disegno della storia, ma insegniamo proprio a usare i colori, a usarli in una determinata maniera eccetera, attraverso il disegno guidato. Quindi in questo caso sono io che gli ho spiegato come dovevano farlo e loro mi hanno seguito passo passo per ottenere il disegno più bello, diciamo, più simile, eccetera. So teaching children to enjoy working with colour and seeing how they can work with light colour, dark colour,
and to really fill a page with colour is very important for the growing child. Quindi gli insegniamo a giocare con i colori, a divertirsi, a proprio prendere il tempo, a applicarsi nel disegno, riempire tutta la pagina, a usare quindi bene i colori, a riuscire a rendere le zone d'ombra, le zone chiare, quindi il chiaro scuro, eccetera. Ed è una cosa che aiuta molto il bambino nella crescita. And then we have things like this over here, which we did a few days ago, which we just roll out a very big piece of paper on the ground, and the start of the story is there, and the end of the story is there. Un'altra delle cose che facciamo, poi abbiamo un esempio qui di questo foglio di grande carta dove abbiamo rappresentato tutta la storia, all'inizio e all'inizio, alla fine e alla fine, quindi sono coordinati tra di loro per scegliere quale parte della storia fare e collocarsi bene sul foglio, in quale parte del foglio, per poterla rendere anche cronologicamente comprensibile, diciamo. And we will practice writing, giving inspiration from the stories that we've been working with. Noi lavoriamo anche sulla scrittura e molto spesso scriviamo cose che prendiamo direttamente dalle storie che abbiamo letto, quindi frasi delle storie. After breathing out is important, so they have longer break times than other schools, and then they do various other things that we haven't really got time to go into, but form drawing, so giving a sense of perspective and form is important. But one of the things that we do a lot is a different kind of circle time, which is talking in a circle. Quindi poi è molto importante anche il tempo in cui ci si rilassa e si può anche sfogarsi un pochino, quindi loro hanno una ricreazione, un tempo per giocare più lungo che in altre scuole. Facciamo anche tante altre attività che adesso non abbiamo modo di spiegarvi tutte quante perché veramente non c'è tempo. Per esempio facciamo un disegno di forma che si tratta di disegnare delle forme sul foglio e seguire dei pattern, per esempio, cercare di essere il più precisi possibile per aumentare la facoltà, diciamo, della scrittura, e poi servirà anche a loro per scrivere bene. Un'altra cosa, facciamo il cerchio in un modo diverso rispetto a quello che facciamo al mattino, ed è un cerchio in cui ci si confronta tutti insieme. And this gives us a chance to talk as a class about things like friendship and what that is and how we do it. Quindi quella è un'occasione che abbiamo per confrontarci come classe e ognuno può dire la sua su temi importanti quali per esempio l'amicizia e altre cose. How to be fine being who you are, so not feeling as though you have to be like everyone else, so you can be yourself. Quindi l'importanza di riuscire a essere se stessi e di volere di poter essere se stessi e non dover per forza appunto raffigurarsi in un modello diverso da sé. And it also gives us a chance to talk about how we're feeling, maybe at the end of a year. What we're looking forward to, what we're a little bit afraid of. It's an open space where one person talks at the same time at once, and everybody else listens. Quindi facciamo anche domande quali per esempio quali sono le vostre paure, o adesso che è finito l'anno cosa avete tenuto a cuore, cosa vi è piaciuto per l'anno prossimo, cosa succederà, cosa ne pensate, eccetera. Quindi è uno spazio condiviso, aperto, in cui ognuno si sente libero di poter esprimersi, e lo facciamo quindi ognuno nel proprio momento e tutti gli altri ascoltano. So that by giving them a voice and by really honouring their voice, we hope that they will have the imagination to go to places like the famous Nick Fish, and that they can be whoever they like and go wherever they like. Quindi riteniamo molto importante dare loro voce, dare valore alla loro voce, sperando poi che in futuro gli dia loro la forza
forza interiore, la sicurezza in sé per affrontare le prove del mondo, essere se stessi nel mondo e fare come per esempio il nostro curapesce che va con i propri poteri a salvare la propria città. We'll be around for a few hours if you want to ask us any questions. We'll be very, very happy to talk to you. Adesso non c'è molto tempo, quindi noi abbiamo finito qui, però ovviamente siamo in giro, quindi se avete delle domande specifiche ci potete contattare. Grazie. I hope it's okay. I'm going to stay sitting down. It's a bit too hot to be on my feet. Quindi speriamo vada bene, rimaniamo seduti che fa un po' caldo. So I'd like to talk a little bit more about how these class teacher years progress for the children from the gentle start that you've heard my colleagues talk about. Quindi vorremmo parlare un po' di più su come progredisce la carriera scolastica dei bambini dal diciamo l'inizio morbido di cui ci hanno appena parlato i nostri colleghi. I think it's important first to address this gentle start and to reassure you that our aim and evidence proves that actually starting gently doesn't mean that a child will always lag behind. Quindi però è importante parlare un attimo di questo inizio morbido perché un inizio morbido in realtà e lo dimostrano anche le ricerche non significa che poi il bambino rimane indietro. Many of the things that Adam and Serena have described are more subtle ways to fully engage the children in academic learning. Quindi molte delle cose che hanno descritto sia Adam che Serena sono maniere più sottili per coinvolgere veramente i bambini in un apprendimento più accademico. And what we're ultimately striving for is a balance between thinking, feeling and willing. E quello che per cui lavoriamo alla fine è un equilibrio tra il pensiero, il sentimento, l'emozione e la volontà. So Steiner identifies that there are key 7-year periods in the development of the human being, and in those first 7 years willing is what's being worked on most, and that's why in the kindergarten the children are very active and working on developing that sense of willpower and resilience so that when they come to academic learning that's a capacity that they already have. Quindi Steiner parla di vari settenni, periodi di durata di 7 anni che marcano diverse fasi di sviluppo del bambino e il primo settennio è quello in cui dalla nascita ai 7 anni è il periodo in cui i bambini lavorano e sviluppano la propria forza di volontà e quindi questa volontà e questa abilità di avere di persistere, di continuare, di perseverare è una cosa che poi gli servirà nel loro progredire accademicamente più avanti. In the following 7 to 8 years when they're with us as class teachers, we're really working from a place of feeling. So everything that we bring to the children should touch them deeply, and that's the way in which they remember, they recall and they learn best. E invece nel secondo settennio, quindi il periodo della scuola primaria, è il momento in cui loro veramente stanno lavorando sulle forze del sentimento, sulle proprie emozioni, quindi qualsiasi cosa che gli viene portata con questo filtro, perché è in questo modo che loro potranno sentire un vero legame con quello che stanno imparando e potrà colpirli nel profondo e se lo potranno ricordare e poi utilizzare andando avanti. And only when the children are kind of post 14 do we really pull more strongly on their skills of thinking, you know, those analytical skills that can sometimes be brought into very young children and they're not capable of. We do that after 14 because that's the ideal time to get them working in their heads. Before that, it should be in their hands and their hearts. Quindi invece è solo dopo i 14 anni che si lavora veramente con la mente, con il pensiero, con il pensiero analitico, perché quello è il momento in cui loro sono pronti a lavorare in questo modo, anche se spesso nell'educazione questa cosa viene portata a bambini molto più piccoli che ancora non sono pronti a lavorare in
questo modo, e il lavoro che facciamo noi, e quindi noi portiamo questo in una maniera diciamo pura, puramente incentrato su questo dopo i 14, perché prima di ciò veramente al centro del loro lavoro ci devono essere le mani e ci deve essere il cuore. Having said that, we are always also striving to balance some elements of thinking, some elements of feeling, and some elements of willing. So, to take an example of one main lesson this year, we could discuss our most recent maths main lesson, which has been on measurement. Quindi, detto questo, comunque cerchiamo sempre di bilanciare questi tre aspetti, di lavorare comunque in qualche modo sia sul pensiero, sia sull'emozione, sul sentimento, che sulla volontà. Per esempio, un esempio che potremmo farvi è un blocco che abbiamo fatto quest'anno, è stato un periodo abbiamo lavorato sulla misurazione. And although I call it maths main lesson, this main lesson has included elements of history, elements of geography, of literacy, and mathematics, and science, and crafts. So we try to make everything we do touch many subjects. Quindi Jody, io questo non l'avevo detto, ma Jody l'aveva chiamato la lezione principale un blocco principale di matematica, però comunque anche se in realtà abbiamo incorporato elementi di storia, alcuni elementi di geografia, elementi di matematica ovviamente, anche di scienze, anche di lavoro manuale, quindi tutto quello che noi affrontiamo con i bambini cerchiamo di incorporare tanti elementi diversi per dare per presentargli un lavoro didattico che è completo a 360 gradi. So a few examples of things that the children have done during this block is they will have heard a story about how the Roman mile and pace developed, and the children came out here and measured our own playing field by walking in the way that Roman soldiers would. Quindi per darvi un po' un esempio del lavoro che hanno fatto all'interno di questo blocco i bambini, gli abbiamo raccontato di come i romani hanno sviluppato, cioè la misurazione, i sistemi di misura dei romani, e il passo e il miglio, e i bambini hanno avuto l'opportunità di poi usare queste unità di misura per misurare indipendentemente la grandezza del nostro campo, del nostro prato qua fuori. They crafted their own beautifully hand sanded and marked wooden rulers, and then also as a group created a huge set of weighing scales also out of wood. Ognuno si è costruito da solo un righello da 30 cm che ha levigato indipendentemente, su cui ha segnato i centimetri e li ha numerati indipendentemente, e poi come classe abbiamo anche fatto una grande bilancia di quelle proprio i due piatti. And on these hot summer days, they got to play with water, look at a range of containers, try and estimate and then measure different amounts of water, which is perfect at this time of year, but it's also something that enables them to practice the skills that they've heard about and repeat those. E in quest'ultimo periodo, soprattutto ora che fa un po' più caldo, è stato molto appropriato. Abbiamo lavorato sulla capacità e quindi abbiamo lavorato molto sull'acqua, con vari contenitori di varie grandezze, varie forme, varie misure, e sull'allenarci a cercare di stimare, di indovinare, di fare una stima di quanto un contenitore possa tenere, poi di vedere quanto effettivamente un contenitore tiene, il paragone tra due contenitori di forme diverse, e in questo modo riescono veramente ad attivare ciò che hanno imparato e a averci un legame individuale, personale e solido. And in terms of differentiation, currently this year we have age range 7 to 12 in one class, and so they're all introduced to the same content and concepts, but the practice levels are differentiated. So we've got perhaps younger children just learning to draw accurately and measure accurately lines, whereas an older child might be calculating area and perimeter and converting between different standards of measure. Quindi per quanto riguarda la differenziazione del lavoro, perché noi quest'anno la nostra classe andava dai
7 ai 12 anni. Il contenuto delle lezioni è lo stesso per tutti, però poi il lavoro che fa ogni bambino, dipendendo dalla propria età e abilità, cambia. Quindi magari abbiamo i bambini più piccoli che lavorano e si stanno allenando sul disegnare linee dritte di una certa lunghezza, e bambini più grandi che invece devono disegnare delle forme, lavorano su area, su perimetro e fanno delle conversioni tra varie unità di misura. So I just want to give you a little idea of what the other subject lessons include, because we really focus on this first 2 hours of the day, which is called the main lesson, and that's when all of these things happen. But after that we have a range of subject lessons that we feel really helps balance the development of the whole child. E vogliamo anche parlarvi di un po' delle altre lezioni le chiamiamole lezioni di materia che facciamo, perché la lezione principale noi chiamiamo così le prime 2 ore della giornata, dove lavoriamo su vari blocchi per delle settimane, per esempio il blocco sulla misurazione di cui abbiamo parlato. Però ci stanno tutte altre lezioni che facciamo nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, che vanno un po' ad arrotondare tutto il percorso pedagogico dei bambini. So we have separate second language and literacy lessons, so English and Italian, form drawing, painting, handwork, number and problem solving, gardening, cooking, horse riding, swimming, music, nature walks and expeditions. So you can see that we're trying to enable a full range of activities for the children that support the more focused academic work in the mornings. Quindi, guarda un attimo perché se no me ne salta sicuramente qualcuno. Comunque le lezioni di materia che facciamo, abbiamo lezioni della loro seconda lingua, e anche di alfabetizzazione e di sviluppo letterario nella loro prima lingua, e disegno di forme, di cui hanno parlato anche ora Irene brevemente, pittura, e lavoro manuale che può essere lavoro a maglia, lavoro con il legno, questo tipo di cose, e lezioni di matematica, ma che noi chiamiamo lavoro con i numeri e con lavorare sulla risoluzione dei problemi, e giardinaggio, cucina, i bambini vanno a cavallo, e musica, e passeggiate ed escursioni nella natura. Quindi tutto questo per noi lavora per lavorare sui vari aspetti dello sviluppo accademico e pedagogico che serve ai bambini. So I'm aware it's very hot, and I'd just like to spend a few minutes describing something which is yet to come into being, which is our middle school class, which will start in September. Sappiamo che fa molto caldo, però vogliamo passare qualche minuto a parlare di una cosa che ancora non esiste qui, ma che inizierà ad esserci da settembre, che è una classe di medie. So this is still considered the class teacher years in Steiner-Waldorf education, and typically in most Steiner-Waldorf schools the class teacher stays with the child and follows them throughout the years. Quindi da un punto di vista steineriano anche la scuola media fa parte del percorso primario, di scuola primaria, per chiamarla così, ma di base il percorso che è seguito dall'insegnante di classe, che li segue dal primo all'8º anno in generale. As we're a new and growing school, we've had to adapt as our numbers have increased over this past 2 years. And so this new group will be children that have been together in the other class, but will now separate. Quindi noi che siamo una scuola nuova che sta crescendo ci siamo dovuti adattare al
al nostro contesto, ai nostri alunni e alla crescita del nostro numero di alunni. Quindi il gruppo che adesso inizierà a far parte della scuola media è un gruppo di bambini che sono stati fino a quest'anno con noi e che ora si separeranno e formeranno una classe propria. We begin by speaking a verse at the beginning of every day, and up until the children begin middle school, the verse begins, "The sun with loving light makes bright for me each day." E, noi iniziamo ogni giornata come hanno detto anche loro con dei versi mattutini, una poesia diciamo, e fino all'inizio delle medie l'inizio della poesia è del sol, l'amata luce, il giorno a me rischiara. The gesture of that verse is one of the world coming to meet you, the world offering its goodness and beauty to you. But the verse for the middle school is different. Quindi l'intenzione, l'atteggiamento di questa poesia è quella del mondo che ti viene incontro, del mondo che ti presenta e ti dona tutta la sua bontà. Però la poesia poi per la scuola media è diversa. That verse begins with, "I look into the world." And so the gesture is very different. The child starts playing a more active rather than passive role. E invece la poesia che si dice alle medie inizia dicendo io guardo al mondo, e quindi l'atteggiamento, l'intenzione e diciamo la gestualità della cosa è una dove l'alunno diventa un po' più partecipe, è un partecipante più consapevole delle dinamiche di cui fa parte. Although science is taught in its own way right from kindergarten, in the middle school is when children first start to study physics and chemistry. It's when they really start to observe phenomena in a different way. Quindi anche se a modo nostro nel sistema steineriano si insegnano le scienze fin dall'asilo e in tutti gli anni delle elementari, è nella scuola media dove si studia per la prima volta la fisica, la chimica e si studiano dei fenomeni in una maniera un po' più chiara e distillata e cosciente. The study of history moves away from ancient mythologies to more history proper, right up to the modern day. Lots of biographies and topics that really touch children who are in the beginnings of adolescence, topics like revolution. Quindi nello studio della storia, per esempio, ci allontaniamo un po' dal modo in cui è stata approcciata alle elementari tramite spesso miti e leggende e storia antica, e invece viene studiata un po' più come viene concepita generalmente, proprio come la storia fino ai tempi moderni. Si fanno un sacco di biografie, e si approcciano argomenti, diciamo, si lavora in un modo per, come sempre in tutto il percorso scolastico, argomenti che sono appropriati per l'età di questi bambini che stanno iniziando ad affrontare l'adolescenza, e quindi ciò che è appropriato per loro a quell'età e che li colpisce nel profondo. Per esempio si studiano le rivoluzioni. It will mean an increase in study time, in lesson time, and a decrease in play time. But what's beautiful about being here at Village Forest School is that the children will still have that opportunity to play with children right through the years, all the way down to kindergarten. Quindi con questo, diciamo, cambio di marcia da un punto di vista di lavoro, c'è più tempo lavorativo, c'è più tempo di studio, c'è un po' meno tempo di gioco, però una delle cose belle qui della Village Forest School, che continuerà ad essere così anche per i bambini più grandi, è che comunque quando giocano liberamente fuori avranno l'opportunità di giocare con i bambini di tutte le età, fino anche a quelli dell'asilo. And they'll have greater opportunities for responsibility within our community, so they'll be involved with the community days that we run, they'll be involved with the festivals, which are a really important part of our school life, and indeed the organisation of events like today. E saranno anche più coinvolti avranno l'opportunità di avere più responsabilità all'interno della scuola e all'interno della comunità. Per esempio nell'aiutare più attivamente
nelle giornate di lavoro comunitario che facciamo qui varie volte l'anno, nell'organizzazione delle feste che celebriamo, che sono un elemento molto importante del nostro percorso dell'anno, e anche nell'organizzazione di giornate come la giornata di oggi. So just to be clear about our offer for the year ahead, starting the academic year of 2022 in September, we will have 4 classes at Village Forest School. Quindi per fare un po' di chiarezza, fare un punto chiaro, iniziando da settembre dell'anno prossimo, al prossimo anno accademico, qui alla Village Forest School ci saranno 4 classi. We take various things into account when we're deciding where to place a child, so things like relocation, family trauma, maturity levels, as well as their actual age are all considered. Quindi quando decidiamo dove porre un bambino che viene a far parte della scuola, prendiamo in considerazione vari fattori, per esempio roba come se ci sono grandi traslochi, grandi cambiamenti che hanno avuto di recente i bambini, se ci sono questioni particolari in famiglia, il loro livello di maturità personale, sono tutte cose che consideriamo in aggiunta a semplicemente l'età del bambino. But roughly in terms of age, we'll have the kindergarten, which will be around 3 to 6 years. Quindi però indicativamente, per quanto riguarda l'età, avremo l'asilo che va dai 3 ai 6 anni più o meno. Robinia, which will be around 6 to 8 years. La classe della Robinia che va più o meno dai 6 agli 8. Frasino, which will be around 8 to 10 years. La classe del Frassino che sarà dagli 8 ai 10 anni più o meno. And our middle school group, which will be 11 up to 14. E la nostra classe delle medie che sarà più o meno dagli 11 ai 14. So thank you very much for listening. If you have questions afterwards, please do approach us. The teachers would love to finish with a song for you because we love to sing together with the children too. Quindi grazie molte per esserci stati a sentire tutto questo tempo, e ovviamente se avete delle domande per noi potete venirci a trovare fuori. Vogliamo finire cantandovi una canzone perché ci piace molto qui cantare tutti insieme. It's a song about Merry Month of June. Questa è una canzone sul bel mese di giugno in cui siamo al momento. Straight away or June, lovely June, that beautifies the ground. The sound of the cuckoo in the green woods resounds. June, lovely June, that beautifies the ground. The sound of the ground in the sound of the cuckoo in the June, lovely June, that beautifies the ground. The sound of the ground, the sound of the cuckoo in the green woods resound. Thank you very much. Allora possiamo respirare un po'. So much easier to just instant translate my